Senta, signor Ligio, lei una volta ha detto: ho un ergastolo, leggo una condanna a 22 anni, un'altra a 6, ma nei miei confronti non c'è una prova, non ho mai parlato, non ho mai tradito. A Socrate fecero bere la cicuta, a me è toccata la galera, sono stato condannato per ritorsione. Ne è sempre convinto? Sì, in pieno. Ma sono stato più fortunato di Socrate. Non ero all'altezza di Socrate, ma nello stesso tempo più fortunato. Ecco, da che Però cosa... hanno cercato di farmela bere così a piccoli sorsi, l'amarezza della vita, perché continuando la galera è una piccola dose di cicuti al giorno, insomma. Ligio viene processato dal giudice Cesare Terranova e condannato all'ergastolo per l'assassinio di Michele Navarra. Il giornalista Mario Francese, che verrà ucciso l'anno seguente dai Corleonesi, intervista Ligio durante un'udienza. Tutto ciò che potrei dirvi lo distorcereste perché voi giornalisti dovete soddisfare certe esigenze. Ho sentito dire che presenterà istanza di revisione del processo con cui a Bari fu condannato all'ergastolo. È vero? Non ho presentato alcuna istanza di revisione, ma ha intenzione di presentarla. Lei vuole proprio leggere nelle mie intenzioni? Vedo che porta una fede al dito. È sposato? Sono sposato, anzi preciso. Sentimentalmente mi ritengo sposato. Si tratta della signora Parenzan che le ha dato un figlioletto? Sì. Come è avvenuta la fuga da Villa Margherita? Io non sono mai fuggito. Non ero né sorvegliato né piantonato. È stato il questore Angelo Mangano a creare di sana pianta questa pretesa mia fuga dalla clinica. Per questo episodio ho subito un processo e sono stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. Si ritiene coinvolto nell'associazione dei 114 della mafia di Nuovo Corso? Io sono costretto a cascare sempre dalle nuvole. Conoscete tutti meglio di me il questore Mangano. L'accusa proviene proprio da Mangano, che ha creato tutto di sana pianta. Lei era amico di Frank Coppola? Per mia disgrazia, ho coabitato con lui per qualche mese nella stessa cella, mentre ero detenuto nel carcere di Bari. Conosce Don Tanino Badalamenti? Lo conosco dai tempi della mia adolescenza. Badalamenti, titolare di un'azienda pastorizia, veniva spesso nel Corleonese per ragioni di pascoli. Poi si fidanzò con una corleonese che abitava vicino a casa mia e la cui famiglia era in buoni rapporti con noi. Pertanto anche con Badalamenti divenimmo amici e poi addirittura compagni di San Giovanni. Quindi Luciano Ligio si è seduto sul banco degli imputati, ha tirato fuori un sigaro Havana, lo ha delicatamente liberato dall'involucro e lo ha a lungo annusato. Poi si è rivolto continuamente verso il pubblico per parlare a distanza con una nipote. Quando l'udienza viene rinviata a lunedì, Ligio si allontana con la sua scorta di carabinieri, con lo stesso passo cadenzato con cui era entrato. Lunedì non ritornerò, mi secca tutta questa coreografia. E poi non sono venuto per il processo. Mancavo da Palermo da 14 anni e in tutto questo periodo ho avuto poche possibilità di avere colloqui con i miei parenti. Spero di poter rimanere per qualche tempo a Luciardone, appunto per vedere con più frequenza i miei. E poi si rivolge ai paparazzi, che lo hanno bersagliato di flash. Il boss, un po' sorridendo, un po' comandando, ha risposto: mi raccomando, le migliori mandatele in carcere. Beh, Ligio è una brava persona. Siamo contenti perché sono i nostri paesani che tornano al proprio paese. Ma lui in realtà, dal carcere, ha già deciso di fuggire ed un piano è già pronto. Peccato che una settimana dopo questa intervista, nelle campagne di Riesi, i carabinieri incontrino un delatore di primo livello, Giuseppe Di Cristina. Di Cristina si ritiene ormai un morto che cammina, proprio per la condanna della cupola arrivata per volontà dei corleonesi. Per salvare la pelle, cerca quindi la protezione dei carabinieri e fra le importanti cose che dice, anticipa la condanna a morte del giudice Cesare Terranova e svela l'esistenza di un piano per far fuggire Leggio dal carcere. Tuttavia, Gaspare Mutolo e Gaetano Grado racconteranno, molti anni dopo, che fu lo stesso Riina a far saltare l'evasione del Luciardone tra il 79 e l'80, facendo arrivare la notizia ai carabinieri.
così da far trasferire Liggio. Il 25 settembre del 1979, verso le 8:30 del mattino, una Fiat 131 della scorta arriva sotto casa del giudice Cesare Terranova a Palermo per portarlo al lavoro. Terranova si mette alla guida della vettura, mentre accanto a lui siede il maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, l'unico uomo della sua scorta che lo seguiva dal 1963. L'auto imbocca una strada secondaria, trovandola inaspettatamente chiusa da una transenne di lavoro in corso. Il giudice Terranova non fa in tempo a intuire il pericolo. In quell'istante, da un angolo, sbucano alcuni killer che aprono ripetutamente il fuoco. Con una carabina Winchester e delle pistole, Terranova istintivamente ingrana la retromarcia nel disperato tentativo di sottrarsi a quella tempesta di piombo. Mentre il maresciallo Lenin Mancuso, in un estremo tentativo di reazione, impugna la beretta di ordinanza per cercare di sparare contro i sicari, ma entrambi vengono raggiunti dai proiettili in varie parti del corpo. Al giudice Terranova i killer riservano anche il colpo di grazia, sparandogli a bruciapelo alla nuca. Lenin Mancuso invece muore dopo alcune ore di agonia in ospedale. Lei negli ultimi tempi ha temuto per la vita di suo marito? Sì. Per le voci che le giungevano o per un'inconscia supposizione, per un inconscio timore? Non lo so, ho temuto. Forse sia per l'uno che per l'altro. L'ho temuto, sì. Quindi quando martedì mattina ha sentito, per lei è stata un po' la conferma di questi timori? No, perché non pensavo che fosse una cosa così vicina. Non lo pensavo affatto. Questo col sigaro? Lo conosce lei? Come conosco? Se lo ricorda? Veramente così terribile. Ma quale terribile? Sono più i voci che altre cose, quale terribile? Gli attribuiscono tutti i delitti? Sì, ma falsità sono però. Sono falsità? Falsità, sì. Come quando era Giuliano. Ai tempi di Giuliano è stato lo stesso, ai tempi di Giuliano. Chi era Giuliano? Invece non era vero. Gli anni passano e il potere corleonese è ormai nelle mani di Salvatore Riina. Racconta il collaboratore di giustizia Carmine Alfieri. Ricordo che in un'occasione mi mandò a chiamare Lorenzo Nuvoletta e mi disse: «Compare, io devo mandare a fare un colloquio in carcere con Raffaele Cutolo e voglio mandare Luigi Baccante, perché c'è Luciano Liggio che sta a Fossombrone e ha avuto problemi con dei detenuti». A Cutolo, mi disse Nuvoletta, doveva arrivare l'ambasciata che in carcere facesse rispettare Liggio. Addirittura, secondo il pentito Gaetano C., Cutolo avrebbe fatto mettere una taglia di $500 milioni sulla testa di Liggio. Questo perché il padrino corleonese aveva protestato contro il camorrista che aveva fatto ammazzare un suo uomo nel carcere di Fossombrone, senza consultarlo. La taglia era scattata, secondo il collaboratore di giustizia, dopo che Liggio aveva fatto uccidere nel carcere milanese 2 uomini, che erano stati incaricati da Cutolo di ammazzarlo. Le ambasciate di Nuvoletta avrebbero più o meno sortito effetto. Lasciate stare Liggio, tanto ormai non comanda più. Si dice che a un'ambasciata dal carcere del Liggio fosse giunta questa risposta di Riina: «Dite a Lucianeddu che faci su carceratu». A Badue Carros viene ucciso il boss della mala milanese, Francis Turatello. Per l'omicidio verrà condannato come mandante Raffaele Cutolo, ma altri in precedenza saranno i sospettati, fra i quali Epaminonde Vallanzasca. Ma sarà Buscetta, amico di Turatello, ad accusare invece Luciano Leggio, perché Leggio detestava la superbia e il carattere di faccia d'angelo. Il boss viene processato dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria per l'omicidio Terranova, ma è assolto per insufficienza di prove. Durante le pause dei processi, Liggio ama farsi intervistare e fotografare con gli occhiali da sole Ray-Ban e un sigaro in bocca.
Nel 1986 Liggio è tra gli imputati del maxi processo di Palermo, a seguito delle accuse di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno. Ora, queste guardie che messe qui davanti, guardano continuamente qui dentro, uno privo di allungare lo sguardo verso la corte e seguire il discorso che si svolge. Ma io veramente non lo... queste sono misure ordinarie di sicurezza che ci sono tutte le... sta dinanzi siamo chiusi, insomma, l'ordinario di sicurezza qual è? Quello di innervosire il detenuto e non farlo ascoltare? Io non lo so. Durante un'udienza, Liggio chiede la parola affermando che le accuse nei suoi confronti provengano dal fatto che si sarebbe opposto duramente alla partecipazione al golpe borghese del 1970, appoggiato invece dallo stesso Buscetta, che poi avrebbe taciuto il fatto ai giudici. Il presidente della Corte, Alfonso Giordano, lo informa invece che tali circostanze sono già nei verbali di interrogatorio resi dal Buscetta. Il 16 dicembre 1987, alla lettura della sentenza, Liggio viene assolto per insufficienza di prove. Il 2 gennaio del 1987, in 3 saloni di Via Dante c'è la fila per avere un Liggio. Il primo a fiutare l'affare è un impiegato di Terni, poi un commerciante di tessuti siciliano, poi ancora una pittrice palermitana. 40 tele vendute su 55 esposte. Prenotazioni sui quadri rimasti nei magazzini del Luciardone. Una grande festa con il padrino in giacca e cravatta, chiuso al Luciardone. Era pronto a uscire, ma i giudici non hanno firmato all'ultimo momento l'autorizzazione. Liggio rilascia un'intervista a Enzo Biagi per il programma Linea Diretta. Signor Leggio o signor Liggio, come preferisce? Io il cognome fa Leggio, però per tutti sono signor Liggio. Allora quindi tanto che io lo sto usando questo Liggio come nome in arte. I miei quadri di film Liggio. Fa pesanti apprezzamenti sul conto del giudice Terranova. Cosa non ha funzionato nella sua vita? Ma quando mi si guarda ha funzionato tutto. Non ho niente da sembrare. A che cosa si riferisce lei? Beh, insomma, mi riferisco al fatto che sta qui dentro. Niente, non ha funzionato l'onestà e il zelo da parte di chi è stato chiamato a giudicare. La vedova di Terranova protesta vivacemente nei giorni seguenti, accusando anche Biagi di non aver rintuzzato le parole offensive del Leggio nei confronti del marito. Qualcuno l'ha definito il volto nuovo della mafia. Lei che cosa sa di Cosa Nostra? Niente. E di questo gli hanno dato conferma anche il famoso pentito Buscetta, dicendo che non mi conosce come amico nostro né come uomo d'onore. Mi dice però che vi siete trovati una volta per discutere se era il caso o no di organizzare una piccola insurrezione in Sicilia. Non è che lui è venuto con altri, non è che è stato lui a venirmi a cercare. Lui era in compagnia di altri, perché io con questo tizio non ho avuto mai stima, non ho avuto mai fiducia, perché so chi è. È stata una guerra tra la mafia di Corleone, considerata la più dura, e quella di Palermo, Stefano Boldrini, considerata moderata. Lei ne sa niente? Ma quando questo discorso? Da quando questo? Beh, credo da qualche anno fa, 7, 8, 9, 10 anni fa. Biagi, io ho 15 anni che sono in carcere di continuo, e 5 anni l'ho fatto prima, e sono 20, io ho fatto 20 anni di carcere. Che cosa vuole che sappia io di queste cose che succedono fuori, che succedono fuori? Non so completamente niente. Quando i medici accorrono nella sua cella, per l'anziano boss di Corleone non c'è più nulla da fare. Luciano Liggio giace sulla branda, la voce ridotta a un rantolo, la bocca aperta alla ricerca di ossigeno, gli occhi dilatati, nella disperata richiesta di aiuto. 3 professionisti che conoscono bene le sue crisi d'asma e i suoi problemi cardiaci hanno subito capito che non c'è un minuto da perdere. Tentano di rianimare il detenuto con un massaggio cardiaco e con l'ausilio di uno stimolatore. Poi
con l'aiuto del compagno di cella che poco prima aveva dato l'allarme e di alcune guardie carcerarie, lo adagiano su una barella e lo trasportano all'ambulanza che attende nel cortile del penitenziario. Ma è tutto inutile. Liggio, che tante volte è sopravvissuto ad altre crisi, è morto prima di arrivare da Bado e Carros all'ospedale di Nuoro. La bara di Liggio arriva alle 13:30 a Punta Raisi, avvolta in un drappo blu. Ad attenderla fotografi e cronisti, senza parenti. Il questore ha vietato cerimonie. Solo 2 mazzi di fiori anonimi e un cuscino di gladioli. Per carro una vecchia Mercedes blu targata Ragusa. L'autista e suo figlio fanno tutto da soli. Si parte seguendo 2 jeep della polizia che si arrampicano per Montelepre, il regno di Giuliano, di cui Leggio è stato sospettato esserne l'assassino. Poi passano per San Giuseppe Iato. Quando il corteo supera l'ultimo curvone e compare il segnale Corleone, su una Panda argentata si intravede la figura di una donna appesantita e tanti la indicano come Lucia Parenzan, la compagna di Liggio a Milano. Solo un pensionato, avvolto in un cappotto grigio, si dichiara lontano parente e accompagna la bara fino alla tomba. Ma quando si ritrova davanti alla sepoltura, si scopre che è un nipote di Lucchina Sorisi. Volevo vedere la fine di questa storia che ho vissuto quando ero ragazzo. Sapete chi tradì Lucianeddu? Un altro nipote di Leo Lucchina. Uno che faceva finta di essere sindacalista e amico di Rizzotto, mentre si inchinava a Liggio. Alla fine fu lui a tradirlo e a portare i carabinieri da mia zia. Su questi personaggi doppi è scritta la storia di Corleone. Liggio viene sepolto a Corleone, la sua tomba, ironia della sorte, è di fianco al suo mentore e vittima Michele Navarra. I funerali del Leggio si svolgono alle 16 di un pomeriggio gelido, con i fotografi appollaiati sul caseggiato dei loculi e le televisioni hanno piantato le tende attorno al cimitero di Corleone. Al cimitero, nella casetta del custode, si rifugia solo la sorella Carmela con 2 cugini e ci resta, senza assistere all'opera degli operai che con 3 giri di corda calano la bara nella modesta tomba di granito rosso, dove nel 67 era stato seppellito un altro fratello, Girolamo. La tomba è senza nome e foto. L'uomo, si dice, era diventato con gli anni in carcere più tollerante, sensibile, persino creativo, insomma un'altra persona. Come riempi i giorni e le notti? Ma prima leggevo moltissimo tutto quello che mi capitava sotto mano. Ora mi sono dato un po' ai colori, alla grafica e sinceramente mi sento più appagato, nel senso... Dipingeva paesaggi dai colori intensi, le assolate campagne di Corleone, i boschi della Ficuzza, le rupi di Rocca Busambra. Ma in realtà era tutta finzione. Lo racconta infatti il collaboratore pentito di mafia, Gaspare Mutolo. Io ho dipinto quelle tele. Sono stato io, insieme al vampiro. Il vampiro, il suo vero nome è Alessandro Bronzini, altro uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille. Leggio, a malapena, teneva in mano un pennello. Questa è la storia di Luciano Leggio, Lucianeddu, che si mangiò Navarra e venne mangiato da Riina.